Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Qualche giorno fa ero al bar con un'amica e mi stava raccontando dei suoi problemi sentimentali. La difficoltà di incontrare la persona giusta o semplicemente di fare nuovi incontri dopo i 30 anni. E visto che manca poco a San Valentino, ho pensato di condividere con voi qualche riflessione personale su questo tema. Ma come sempre, ne parliamo subito dopo la sigla. Forza! Quando siamo adolescenti è tutto più semplice. Tra scuola, attività extrascolastiche, amici degli amici, feste di compleanni ed eventi vari, la nostra cerchia sociale praticamente cresce quasi da sola. Questa cosa va avanti più o meno almeno fino all'università, poi però succede qualcosa e quel qualcosa è che si inizia a lavorare. Molti amici mettono su famiglia e noi magari siamo dei liberi professionisti che lavorano online o eventualmente non frequentiamo colleghi al di fuori dell'ufficio. Qual è il risultato? Che le occasioni per conoscere persone nuove, soprattutto in ambito sentimentale, iniziano a diminuire parecchio. A questo punto però devo fare due piccoli disclaimer. Il primo disclaimer è che io non sono il migliore esempio di quello che sto per dirvi, perché in questo periodo non mi sto impegnando molto nel fare nuove conoscenze. Questo però non significa che ovviamente non abbia le idee abbastanza chiare su come teoricamente si può agire e in altre circostanze me la sono sempre cavata abbastanza bene. Il secondo disclaimer invece che voglio fare è che è importante distinguere tra tre diverse cose: cercare amicizia, cercare un partner oppure cercare una semplice avventura. Perché a seconda del contesto potremo trovarci nel posto giusto per una di queste cose, ma completamente sbagliato invece per le altre. Detto questo, partiamo da un punto fondamentale. Che si parli di amore, amicizia o altro, alla base c'è sempre la stessa cosa, cioè una rete di contatti, una rete di persone. E il modo ovviamente più semplice per farla crescere è uno solo: capire quali sono le nostre passioni. Questo perché quando iniziamo a frequentare ad esempio corsi, eventi o ambienti legati a ciò che ci piace davvero, capitano semplicemente due cose. Una è che è facile conoscere nuove persone, la seconda invece è che abbiamo qualcosa in comune da cui partire per rompere il ghiaccio, quindi già si trovano degli argomenti in comune e socializzare diventa molto più facile. Questo sia che sia, ad esempio, andare a ballare, anche se superati i 30 anni io la discoteca non ve la consiglio affatto, sia che sia iscriversi ad un corso di ballo, di tango, caraibico o eventualmente a corsi di fitness di gruppo in palestra. Se poi invece siete dei nerd fissati con il settore della tecnologia, in quel caso beh, ci sono fiere di settore e corsi di formazione in presenza o eventualmente eventi a tema che possono fare al caso nostro. Poi c'è anche chi è abbastanza sfacciato che può attaccare bottone con qualsiasi persona si trova a fianco al bar a prendere il caffè. Ed eh sì, succedono ancora queste cose per fortuna. A questo punto qualcuno di voi potrebbe chiedersi: ok, va bene, ma tutto questo che stai dicendo, cosa c'entra con trovare l'amore? Adesso vado a spiegare. Io ho una strana convinzione. Penso che frequentando persone con cui noi di base già stiamo bene e conoscendone di nuove, e ovviamente creando relazioni sane, prima o poi è il naturale svolgimento delle cose incontrare qualcuno con cui non solo noi stiamo bene, ma che ci faccia sentire bene e magari speriamo che la cosa sia reciproca. Ovviamente in tutto questo discorso io non mi sono dimenticato della parte di social network e delle app di incontri. Però ragazzi, io onestamente non le consiglio quasi a nessuno, almeno come punto di partenza. Non perché queste cose siano in assoluto sbagliate, ma perché sono decisamente abbastanza dispersive. Con questo che cosa voglio dire? Voglio dire che le esperienze condivise nel mondo reale creano dei legami molto più forti, mentre invece sulle app di incontri e sui social network è molto più facile consumare dei rapporti brevi, veloci e superficiali avventure. Poi, soprattutto se cercate qualcosa di più profondo, quello è un ambiente che potrebbe non essere adatto a voi. Se invece ovviamente cercate solo leggerezza, allora sì, assolutamente è il posto giusto per voi. Potete trovare tranquillamente tutto quello che state cercando. Detto questo, io spero che voi non abbiate le stesse difficoltà della mia amica o che se le avete
si possono risolvere decisamente presto, magari con un bel festino. Dai, no, scherzo, più o meno. Spero però che qualche spunto in questo discorso, anche se semplice o banale, possa esservi tornato utile. Se posso lasciarvi un ultimo consiglio è semplicemente questo: quando conoscete persone nuove siate sempre voi stessi, nel bene e soprattutto anche nel male, perché chi rimane a fianco nel tempo lo fa sicuramente per i vostri pregi e soprattutto vi tollera per i vostri difetti. Comunque, se questo video vi ha fatto compagnia, ha strappato un sorriso o semplicemente fatto riflettere, potete mettere un like, iscrivervi al canale, condividere con i vostri amici per darmi una mano a far crescere il canale. Se avete qualche commento che vi va di fare, scrivetemelo nella sezione dedicata. Se avete la vostra opinione, esprimetela senza problemi. E come se va, ci vedremo nel prossimo video. See you next!